nostra tote bag silver in tutta la sua bellezza. È una borsa grande e capiente, inoltre è anche elegante, la possiamo portare tutti i giorni al lavoro, è bellissima. Per la nostra borsa utilizzeremo le forbici, uncinetto numero 3,5, un supporto rotondo, ago dalla cruna larga, filato tie sublime in argento della Tessiland e il set Chloe in argento della Tessiland, è completo di manici, tracolla, ponticelli e moschettoni, quindi non avremo bisogno di altro. Andiamo a incominciare. Per l'interno della borsa avremo bisogno di fodera grigio chiara, poi questa è opzionale, la pistola per la colla a caldo, dei morsetti, ago e filo per cucire e feltro grigio. Prima di iniziare la lavorazione vera e propria della borsa, prendiamo un pezzo di feltro che magari ci troviamo in casa e appoggiamo la base con i piedini verso l'alto su questo pezzo di feltro, prendiamo la misura e tagliamo tutto intorno alla base della borsa. Una volta che avremo tagliato tutto intorno, abbiamo ottenuto questo che è un calco perfetto della nostra base. Lo dobbiamo fare adesso prima di cominciare, perché dopo aver lavorato tutto intorno alla base risulterà difficile poter ottenere delle misure così precise. Dunque ora andiamo a incominciare il lavoro vero e proprio sulla nostra borsa. Questo lo mettiamo da parte. Posizioniamo la base della nostra borsa con i piedini verso l'alto. Cominciamo facendo un asola al nostro filato, lasciandola lunga quant'è la distanza tra il foro della base e il bordo esterno della stessa. Entriamo in corrispondenza del piedino, qui peschiamo il filo e lo portiamo fuori sull'esterno. A questo punto lasciamo la codina sul retro del lavoro e facciamo una catenella. Questo non è un punto. Poi di nuovo entriamo, facciamo un punto basso. Attenzione, la codina la dobbiamo inglobare nel lavoro per evitare poi di doverla fissare dopo, quindi la portiamo parallela al nostro lavoro. Di nuovo un altro punto basso nello stesso punto, andiamo nel foro accanto, di nuovo un punto basso e un altro ancora. Per ogni foro del lato dritto da piedino a piedino faremo 2 punti, quindi ci fermeremo qui, mi fermerò qui e vi mostro come fare la parte curva del lavoro. Arrivata alla fine del lato dritto, quindi in corrispondenza dell'altro piedino, comincio il lato curvo. Entro 2 volte con l'uncinetto e realizzo 2 punti bassi. Per coprire la distanza maggiore che in curva c'è, io realizzo una catenella e 2 punti bassi, così salvaguardo anche la parte estetica della base, che non vedrà un accumulo di punti qui nella curva. Quindi faccio una catenella, 2 punti bassi,
una catenella, 2 punti bassi, la catenella è un punto da contare. Proseguo fino all'altro piedino, dopo ricomincio con i 2 punti bassi senza catenella e poi di nuovo nella curva col punto con i 2 punti bassi e la catenella. Arrivati alla fine del primo giro ci chiudiamo nel primo punto con una maglia bassissima e contiamo i punti che abbiamo sul giro. Io l'ho già fatto, ho 176 punti, me ne servono 175 perché ho un punto multiplo di 5, dunque nel primo giro di punti bassi che vado a fare farò una diminuzione, così alla fine mi dovrò trovare con 175 punti. Cominciamo il primo giro di punti bassi con una catenella per alzarci e poi cominciamo a lavorare prendendo il punto nell'asola esterna, così punto per punto lavoriamo a maglia bassa. Non faremo aumenti qui nella parte della curva perché dobbiamo salire su dritti. Sono arrivata alla fine del giro di punti bassi lavorati in costa retro. Questo sarà l'unico giro che faremo lavorato in costa. Ora chiudiamo il nostro giro a punto basso con una maglia bassissima e cominciamo direttamente il punto di lavorazione, quindi il nostro punto operato. Questo punto ha numerosissimi nomi, c'è chi lo chiama punto bastone, punto scopa, diciamo che ha tanti nomi. Voi gli date quello che preferite. Io ho fatto il video per il punto. In ogni caso vi mostro come procedere sulla borsa. Dunque noi qui ci siamo chiusi, entriamo di nuovo, peschiamo il filo e chiudendoci a maglia bassissima alziamo l'asola fino ad avere un'altezza sufficiente a far entrare uno spessore. Dobbiamo tener conto di questo supporto che noi inseriamo qui nell'asola determinerà poi l'altezza della stessa, quindi dobbiamo decidere quanto vogliamo che venga alta la nostra lavorazione, il punto traforato. Prendiamo le asole per 5 volte, quindi siamo alla seconda, entriamo nel punto basso successivo, prendiamo l'asola e la inseriamo nel supporto. Sono 3, lo dobbiamo fare per 5 volte. Questo punto è multiplo di 5. Questa è l'ultima asola che posizioniamo qui sul nostro supporto. Una volta che abbiamo determinato la misura delle asole, il supporto viene tirato via. Le asole, eccole qui, sono pronte, alte tutte uguali. Prendiamo il filo di lavorazione, lo passiamo attraverso e chiudiamo con un punto bassissimo. Teniamo conto di una cosa: questo non è un punto di lavorazione, è semplicemente un punto per dare l'asola sull'uncinetto. Ora facciamo 5 punti bassi dentro le asole che abbiamo creato, quindi 1, 2, 3,
4 e 5. A questo punto lasciamo l'asola dall'uncinetto ed entriamo nel punto basso immediatamente disponibile. Attenti a non tirare fuori l'asola che abbiamo lasciato dall'uncinetto. Tiriamo su la nostra asolina per il punto successivo. Io procedo molto lentamente affinché vi sia tutto chiaro. Ovviamente una volta impostato il giro andrà tutto più velocemente, quindi la lavorazione scorrerà più veloce. Ho inserito la prima asola sul mio supporto, mi accerto che il punto precedente sia bello dritto e non venga tirato giù dall'asola e procedo a prendere gli altri punti nei punti bassi successivi. Comunque vi lascio il video in cui vi spiego il punto. Attenzione sempre a una cosa: noi dobbiamo lavorare sul dritto del lavoro, dobbiamo sempre vedere i piedini di fronte a noi, altrimenti vorrà dire che stiamo lavorando sul rovescio e dobbiamo ricominciare. Siamo sempre attenti a questo, perché dovremmo avere ovviamente il dritto all'esterno della borsa. Prese le 5 asole, tutte della stessa misura sul nostro supporto, tiriamo fuori il supporto. A questo punto dobbiamo recuperare l'asola che abbiamo abbandonato prima del punto precedente. In questo caso, avendo già l'asola, non dobbiamo fare il primo punto bassissimo. Passiamo direttamente a recuperare il filato e fare il nostro primo punto basso dei 5 che faremo nelle asole. Quindi siamo a 2, completo il giro, ci vediamo alla fine. Arrivati qui alla fine del giro dobbiamo congiungere i due punti. Lo facciamo inserendo l'uncinetto nel primo punto basso, recuperiamo il filato e realizziamo una maglia bassissima. Abbiamo così chiuso il giro, ci troviamo perfettamente nella posizione, il giro non tira, quindi tutto a posto. Ora dobbiamo iniziare il giro successivo. Facciamo una catenella e poi punto per punto nei punti bassi che troviamo davanti realizziamo un punto basso. Procediamo così punto per punto dobbiamo realizzare 5 punti bassi per ciascun punto peruviano che abbiamo realizzato nel corso di tutto il giro. Qui voglio farvi notare una cosa: quando passiamo tra un punto e l'altro abbiamo questo filo che pende libero. Noi nel realizzare il punto basso dobbiamo agganciare anche quel filo lì, e questo succede solo nel primo dei punti bassi del punto peruviano. Avremo così maggiore stabilità del punto e non ci darà fastidio
poi utilizzando la borsa. Dopo 10 giri di punto peruviano alternato al punto basso, ho raggiunto l'altezza di circa 26 cm. A questo punto segno con il marcatore i due estremi opposti della borsa esattamente a metà, dividendo esattamente a metà il giro, sia a destra che a sinistra. Segno con un marcatore anche l'inizio del giro. Procedo adesso a punto basso. Nel primo giro di questi io ingloberò anche i ponticelli. Una volta che sarò arrivata al centro del lato corto, quindi in corrispondenza del centro della curva della base, e nel punto in cui avevo già posizionato i marcatori, io vado ad inglobare nella lavorazione il gancio. Lo prendo. Ecco che a questo punto lo devo inglobare, quindi passo attraverso il gancio, entro nella lavorazione, pesco il filo e realizzo normalmente il punto basso. Ovviamente cerco di sistemare la tensione del filato perché nel passaggio si allenta sempre un po'. Realizzo un altro punto, 3, 4 e 5. Una volta fissato il gancio, continuo la lavorazione normalmente. Continuiamo con la lavorazione senza chiudere il giro, quindi a spirale per 5 o 6 giri. Sono arrivata alla fine del sesto giro, mi sono fermata qui, ho tagliato il filo. Ora tolgo il marcatore che serviva a segnare l'inizio del giro e tiro fuori il filo dall'asola, così. Non posso lasciare il lavoro con questo gradino, devo assolutamente allinearmi con il giro precedente. Quindi inserisco l'uncinetto dal retro del lavoro e mi tiro davanti l'asola. Poi ho qui l'asola dell'ultimo punto, dalla costa retro da sotto mi inserisco con l'uncinetto e tiro fuori il capo del filo. Ricostruisco così un'asola perfetta e come vedete è scomparso il gradino e in più ho una continuazione del giro che non dà a vedere assolutamente dell'inizio e della fine del giro. Per procedere con il rinforzo interno della borsa, noi dobbiamo tagliare il feltro e la fodera. Il feltro lo possiamo tagliare in un corpo unico, così come pure la fodera. Vi ho disegnato uno schema che potete utilizzare per avere idea precisa di quello che andremo a fare. Questo è il fondo della borsa, quello di cui all'inizio della lavorazione abbiamo preso la forma con un pezzo di feltro. E quindi noi lo andiamo a posizionare ad una distanza dal bordo del feltro pari all'altezza della borsa. Altrettanta altezza prenderemo dall'altro lato per tutta la sua lunghezza. Aggiungeremo alla lunghezza del fondo della borsa una distanza pari alla metà della semicirconferenza del bordo laterale estremo stretto
perché questo andrà a chiudersi nel centro per dare la tridimensionalità alla forma. La fodera la taglieremo alla stessa maniera del feltro, ma tenendo conto di un particolare, dell'orlo che dovremo tenere tutto intorno di circa 1,5 cm. Io procedo alla lavorazione, vi mostro come faccio, però chiaramente avendo dei limiti di spazio ho preferito farvi il disegno per avere una mappa mentale di ciò che andiamo a fare. Ho preso le misure della borsa. Questa è alta 32 cm, ha un fondo largo 12,5 più altri 32 cm per l'altra altezza. Quindi io devo tagliare un pezzo di feltro che sarà doppia altezza per 32 per doppia altezza più 12,5 che è il fondo, per un totale di 76,5. Per la larghezza devo stare un attimino attenta perché devo tagliare una larghezza che sia pari al fondo ma senza le semicirconferenze e che è pari a 27 cm. La semicirconferenza misura 17, quindi io farò prenderò una larghezza pari a 27 cm più 17, che è una intera semicirconferenza. A me in realtà ne serve metà da un lato, metà dall'altro, quindi ne prendo una intera per un totale di 44. Dunque l'intero rettangolo sarà 76,5 per 44. Eliminerò questo quadratino qui e riprenderò la forma del fondo della borsa che abbiamo tagliato all'inizio e a questo punto vado a cucire i lembi come vi mostro. Qui il feltro come è stato tagliato e qui vedete il taglio della fodera. Ho tagliato anche la fodera come vi mostro, ho lasciato l'orlo così come vi avevo detto di fare. Ora prendo la colla a caldo e potrei anche farlo ad ago, però penso che molte di noi non hanno molta dimestichezza con la cucitura a macchina o ad ago, quindi ricorriamo alla colla a caldo. Io metto lungo il bordo del feltro un po' di colla a caldo e ripiego la fodera sulla colla, così. Faccio questo lavoro per tutto il perimetro. Solo a questo punto, avendo il feltro foderato, procederò a cucirlo. Una volta incollati tutti gli orli sul retro del nostro filtro, facciamo questo lavoro. Ho già infilato l'ago con il filo in tinta della nostra fodera e tenendo davanti a noi la parte arcuata della base della borsa, facciamo combaciare il lato dritto dell'altezza della borsa sulla parte arcuata e appoggiando così come faccio io, facendolo combaciare così, cominciamo a cucire. Io comincio qui dalla parte estrema del taglio e senza preoccuparmi troppo della precisione dei punti, perché questi resteranno nascosti all'interno della borsa, comincio a cucire. Faccio combaciare gli estremi e come vedete faccio si dice sopraggitto, cioè un punto passato sopra al taglio, così. Io proseguo per tutta la semicirconferenza, arrivata a finire un lato
della borsa unirò l'altro qui per l'altra metà. Cuciti i due lembi otteniamo questo. Ora procedo allo stesso modo a cucire l'altezza della borsa e farò la stessa cosa anche dall'altro lato. Finita la cucitura otteniamo questo. Noi abbiamo proceduto con la cucitura della base dell'altezza e l'interno appare così. Ora abbandoniamo un attimo il rinforzo e passiamo alla cucitura dei manici. La borsa che andiamo a fare è molto grande. Io ho pensato di dare un rinforzo ai manici del kit che ho acquistato tagliando 4 gocce di feltro che siano esattamente a misura dell'attacco del manico, ma che non vadano a coprire i buchi che serviranno per la cucitura. Una volta presa la misura e accertatami che la goccia di feltro entri all'interno, vado a mettere un po' di colla a caldo nel manico e fisso la goccia dentro così. Questo darà molto sostegno al manico, lo aiuterà dunque a sostenere il peso della borsa ed eviterà che si spezzi qui nella parte della giuntura. Mi accerto che anche la punta sia ben ferma e ripeto la stessa cosa su tutti e 4 gli attacchi dei manici. Per cucire il manico a circa 12 cm dal gancio io ho posizionato i manici da un lato. Ora vi mostro cosa ho fatto. Ho posizionato le punte del manico in corrispondenza tra il quinto e il sesto punto bastone, tra la quinta e la sesta asola, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco qui che la punta del nostro manico deve posizionarsi qui. Un altro elemento a cui stare attenti è che sia esattamente corrispondente alla posizione del manico opposto. Io ho trovato la posizione, ho infilato l'ago con la punta arrotondata e procedo così dal retro, entro attraverso la lavorazione nel foro del manico. Lascio una codina di qualche centimetro dall'altro lato, un 3, 4, 5 centimetri, passo al buco successivo, passo attraverso, vado dalla parte opposta, rientro nel buco sottostante per poi risalire su nel foro precedente per dare più forza e sostegno alla mia cucitura senza però far arricciare la lavorazione. Quindi tiro con decisione ma senza provocare arricciature. Proseguo così come vi ho mostrato per tutta il percorso dei fori e faccio questo per tutti e 4 gli agganci, stando attenta esclusivamente alla posizione dei manici. A fine percorso chiuderò il filato e fisserò le codine nella lavorazione come facciamo sempre. Ho inserito la scocca nella borsa, ho bloccato con delle mollette e mi sono accertata che la cucitura laterale
fosse perfettamente al centro dei ganci laterali, in modo da essere sicura che la borsa non si torca all'esterno. Quindi anche dall'altra parte ho verificato che la cucitura fosse al centro del gancio e a questo punto posso procedere a cucire. Io cucio lasciando sempre un margine di punti scoperti e inserisco l'ago nella lavorazione e poi nel feltro passo attraverso il feltro e la fodera, quindi mi accerto di prendere con l'ago sia l'uno che l'altro nella maniera più nascosta possibile, quindi cerco di procedere sul retro del lavoro. Passo al punto accanto e poi di nuovo feltro e fodera accanto, di nuovo il punto, feltro e fodera. Facendo così ottengo la cucitura nascosta, non molto visibile, quindi non spiacevole all'occhio. Eccola, ve la presento. Vado piano perché è davvero una reale scoperta questa borsa bellissima, elegantissima, ed è davvero una tote bag perché potrete mettere dentro di tutto. Io spero che il video sia stato di vostro gradimento, che la borsa vi piaccia e la possiate realizzare così come piace a voi.